Allora, in questo momento sono a New York. Sono stato a Bangkok negli ultimi 3 mesi. Ho fatto un incidente autostradale. Ho avuto quindi 1 mese e mezzo, 2 mesi di riabilitazione. Sono riuscito a venire qui. Se mi seguite sugli altri social sapete più o meno qualche direzione quello che sto facendo. Allora, da quando io ho 10 anni, 11 anni, avevo iniziato a fare il video con Andrea, per chi mi segue dagli inizi, c'è ancora questo canale dove ci sono dei video che ormai hanno 10 anni, 11 anni. E da quei momenti, forse inconsciamente, mi stavo appassionando ai media, a come i media funzionano e come le persone all'interno di questi media si comportano. Alla fine, se ci pensate, tutti questi luoghi virtuali dove ci troviamo sono pura realtà, non è che siano una realtà parallela, si mischiano perfettamente con la nostra vita quotidiana. Quindi dal liceo, poi da quando maturavo l'idea di voler diventare un fisico, allo stesso tempo maturavo l'idea attraverso i video di YouTube e attraverso la comunicazione, anche quella di rendere la comunicazione il mio lavoro. Quindi poi ho iniziato a studiare tutto ciò che era legato alla comunicazione strategica, alla semiotica, alla teoria della percezione, fino ad arrivare poi alla pubblicità e all'applicazione di tutto ciò che è comunicazione e tecniche di comunicazione al mondo del marketing e della pubblicità. In parallelo, insieme alla mia volontà di raccontare storie e di scoprire come funzionano i media della comunicazione, ho sempre voluto aiutare gli altri, ma credo sia una cosa che è partita da quando ero piccino, dalle relazioni, dai miei genitori. Quindi c'è sempre stata in me questa necessità di rendere la mia vita quotidiana utile agli altri. Io sono sempre rimasto affascinato ormai da quando avevo iniziato l'università, dai brand che riuscivano, e soprattutto quelli che l'hanno fatto agli inizi, tra cui Philips, tra cui Dove e gli altri brand che vengono nominati moltissimo da chi si occupa del mondo del marketing e chi si occupa di questo macro tema che si chiama brand purpose o brand activism. E sono sempre rimasto affascinato dalla capacità di questi brand di comunicare un valore che andasse, diciamo, oltre alla pura vendita del prodotto. Capite che quando un brand, oltre alla vendita, che ovviamente deve esserci per una compagnia del genere, mette anche però un secondo scopo, che è quello del far del bene alle persone, questa è una cosa che mi ha sempre gasato ed è una cosa che ho sempre cercato di studiare. E soprattutto di capire come queste strategie potevano diventare immagine, come potevano diventare ritmo, come potevano diventare qualcosa di pratico. Dobbiamo renderci conto che qualsiasi cosa che noi facciamo, qualsiasi cosa che buttiamo fuori nel mondo, che sia una tazza o che sia una campagna di comunicazione o che sia quando lavoro in banca e parla una persona, anche una parola, anche quando buttiamo fuori una parola, noi andiamo ad influire nel contesto in cui siamo. Nella comunicazione è particolarmente importante questa cosa, se pensate ai telegiornali, se pensate ai giornali, pensate quanto le informazioni poi influenzano la nostra vita. Tutto questo pippone per dirvi che oggi, insieme a un gruppo di persone, insieme a Cecilia, a Riccardo, a Giulio e a Marco, apriamo questa agenzia creativa per l'impatto sociale che si chiama Tado. Tado perché è un nome molto leggero, non deve avere un significato necessariamente, un nome di un'agenzia, è più uno stato d'animo che è uno stato di tranquillità, di pace, di silenzio anche, e di contemplazione. In realtà è una canzone che stavamo ascoltando la prima volta che ci siamo trovati fisicamente tutti insieme. Tado principalmente è un gruppo interdisciplinare di professionisti che lavorano nel mondo della pubblicità, del marketing e della progettazione per il sociale e della filantropia, che decidono di unirsi per creare questa realtà che ha l'obiettivo di fare e di progettare campagne di comunicazione che abbiano un reale impatto sulla società. Quindi che non sia un washing del brand, che non sia solo un modo per il brand per posizionarsi, ma che sia un modo per il brand per posizionarsi, ma allo stesso tempo possa effettivamente aiutare delle persone. Quindi quello che faremo noi e che stiamo facendo è quello di mettere in contatto tutte le realtà con cui siamo a conoscenza, che abbiamo maturato in questi anni, le realtà no profit, le realtà che portano avanti dei progetti che noi sosteniamo in varie tematiche sociali, ambientali, culturali,
e cercheremo di connetterle con invece i contatti che abbiamo fatto nel mondo dei brand e nel mondo del marketing. L'obiettivo finale è quello di fare del bene e di portare un reale beneficio, che possa essere anche piccolo, che possa aiutare anche 3-4 persone, però almeno che lo faccia, sfruttando le nostre competenze di comunicazione e pubblicità che abbiamo maturato in questi anni. Quindi in realtà è da un anno che stiamo andando avanti, abbiamo fatto dei lavori, abbiamo provato diversi modi di lavorare e adesso ci sentiamo pronti a scalare questa nostra montagna. Quello che ci siamo resi conto negli anni è che stavamo scalando diverse montagne, ma non stavamo scalando quella giusta. Adesso scaleremo la più grande, la più imponente, la più utopica tra tutte, quella che di cui non vedi la vetta, sapete che ha le nuvolette che nascondono la vetta. Ovviamente un'altra cosa che io vi chiedo è che se voi avete dei progetti che sostenete, ad esempio io sono un grande fan dell'Istituto di Candiolo per la ricerca contro il tumore a Torino. Se voi avete una realtà simile che sostenete, che ritenete che possa essere interessante, scrivetecelo ovviamente, c'è una mail di riferimento sul sito, ma potete anche scrivermi sui miei canali o sui canali degli altri. Noi vi aggiorneremo su quello che verrà fatto, secondo me sarà molto divertente e spero che non sia stato troppo noioso rivedermi parlare su YouTube. Se siete arrivati fino a qui, voglio dirvi anche, pensiamo sempre, tutto ciò che facciamo ha poi una risonanza sui contesti, sulle persone attorno. Facciamo sempre un ragionamento su questo e su quali possono essere le potenziali, diciamo, conseguenze positive e negative. E proviamo, capiamo i risultati delle nostre azioni e proviamo a muovere il grande timone per cercare eventualmente di risolvere quello che sentiamo che non è giusto. E io vi saluto, sono felice di iniziare questa avventura. Trovate anche i video di Giulio e di Riccardo, che anche loro ne hanno fatto uno, se volete andare a sbirciare. Ciao! Comunque, giusto per farvi rosicare un pochino, dai, vi auguro un giorno di poter venire qui. È una città splendida.